Lo possiedo da molti anni e non me ne sono mai pentita. Che cosa? Il letto contenitore. Un'ottima idea per chi non ha mai spazio in casa oppure non possiede un ripostiglio. Diventa un ottimo spazio dove riporre tutte le nostre cose come piumini, biancheria della casa oppure cuscini per gli ospiti. E allora facciamo ordine per recuperare ed utilizzare questo spazio veramente importante all'interno della nostra casa. Io ho preparato tutto nella mia camera, andiamo a vederlo insieme. A lavoro! Ed eccoci qui in camera. Il mio letto contenitore è ancora chiuso naturalmente perché vi devo mostrare tutto il materiale che occorre. Faccio una premessa: ovviamente non tutti a casa dispongono del letto a contenitore, ma possono avere il letto col cassettone sotto o vari cassetti sotto il letto, oppure potrebbero avere semplicemente un classico letto dove la zona sottostante è totalmente libera. Allora a questo punto vi volevo spiegare che ci sono più tipologie di materiali che occorrono. Partiamo dal classico letto. Al di sotto del classico letto troviamo uno spazio ampio completamente disponibile che tende ad impolverarsi. Pertanto consiglio delle scatole trasparenti di plastica munite di rotelle in modo da riuscire a spostarle molto rapidamente per pulire sotto il letto, e trasparenti per vedere all'interno che cosa c'è, ma consiglio sempre di mettere delle etichette naturalmente. Invece per i letti muniti di cassetti e non di contenitore vi consiglio di utilizzare dei contenitori come questi che potete vedere, che hanno dei multiscomparti all'interno, si sistemano all'interno dei cassetti, oppure delle classiche scatole che dividono lo spazio all'interno, un po' come quelle che usiamo negli armadi. Ma veniamo invece al nostro letto contenitore. Partiamo dal tempo. Prima di tutto io credo che ci voglia circa un'oretta. Bisogna anche capire quale e quanto materiale inserire all'interno del nostro contenitore. Vi mostro i materiali che di solito utilizzo io. Allora, prima di tutto un block notice, come al solito, dove io ho già appuntato le cose che voglio mettere all'interno del mio contenitore, per cui metterò cuscini, piumoni, vestiti estivi, vestiti invernali. Per chi invece dispone di poco spazio all'interno degli armadi e vuole fare il cambio di stagione e non sa dove mettere la maggior parte dei propri abiti, un'ottima idea è quella di utilizzare il nostro vano contenitore per inserire all'interno una scatola con il nostro cambio di stagione. In questo modo risparmierete tantissimo spazio all'interno dei vostri armadi. Una volta scritto l'elenco col vostro pennarello, per cui vi occorrerà anche un pennarello, io di solito utilizzo anche per etichettare le scatole all'interno del letto anche un semplice scotch di carta dove andrò a scrivere col mio pennarello, non so, abiti, e poi lo utilizzerò e lo attaccherò nelle mie scatole. Oppure utilizzare delle etichette adesive. Io le ho già preparate, etichettate sempre, perché così a colpo d'occhio, una volta aperto il vostro letto, riuscirete subito a capire come orientarvi a prendere la biancheria che vi occorre. Andiamo avanti con quello che occorre. Dunque, ci sono queste fantastiche scatole di tela che vendono ai negozi di casalinghi, ce ne sono di vari materiali, di vari colori. Io ho acquistato queste nere perché mi piace il monocolore, si montano molto facilmente, per cui hanno queste due pareti rigide che lo lasciano un po' rigido e permettono di sistemare la biancheria al suo interno, e come vedete hanno anche la parte di chiusura. Potete tranquillamente inserire al suo interno per profumare dei profumatori per cassetti, in modo tale che tutto resti molto profumato quello che inserite all'interno. Un altro tipo di scatola che a mio avviso è molto comoda sono queste, che sono vendute veramente a pacchettini, ma poi aprendole hanno questa forma, hanno una doppia cerniera intanto che facilita l'apertura. Sono trasparenti, riesco un po' a capire anche già a colpo d'occhio cosa c'è all'interno nonostante le etichette. Io dovrò anche sistemare al loro interno delle fantastiche scatole, in modo tale che se voglio per esempio conservare guanti, cappelli d'inverno, li metto già tutti sistemati, organizzati, presi direttamente dai cassetti. Ho soltanto più da prendere la mia scatola dal contenitore, inserirla nel mio cassetto ed è già tutto pronto. Per cui vi
suggerisco di farlo. Lo metto qui e adesso vi mostrerò l'ultimo oggetto molto utile. Questo è un sacchetto molto grande, come potete vedere, per tenere piumoni, per tenere cuscini, qualsiasi cosa di molto grande, molto ingombrante, che può essere inserito al suo interno e poi aspirato. Occupa veramente poco spazio e questo vi permetterà di riporre tutte le coperte, piumoni ingombrantissimi. Io qui ho preparato già la mia aspirapolvere, il piumone e il cuscino che metterò all'interno. Innanzitutto bisogna piegare il nostro piumone Questi sacchetti sono pronti per essere aspirati. Cosa vuol dire? Che hanno una valvola che viene aperta, si inserisce qui l'aspirapolvere una volta che il piumino è all'interno e si aspira. Però questa è la parte che deve essere assolutamente sigillata e si utilizza questo. Apriamo il sacchetto, inseriamo all'interno il nostro piumone, piegandolo e poi allargandolo. Ecco qua. Come vedete in questo momento occupa tantissimo spazio. Noi però andiamo a sigillarlo stringendo molto forte il sacchetto deve essere veramente sigillato e chiuso. Prendo la mia aspirapolvere, per cui basta la parte che ha soltanto il tubo a disposizione. Posso anche mettere a terra il mio piumone. Procediamo e svitiamo. Ecco qua. Mi raccomando di non perdere il tappo. E facciamo partire l'aspirapolvere. Come vedete sta aspirando molto bene il sacchetto e verrà ridotto a 1 centimetro, un paio di centimetri, un piumone di grande spessore. A questo punto pronti col tappo, si sfila via, in ogni caso tiene molto bene e non lascia scappare l'aria la valvola, sono studiate apposta. Si chiude perfettamente la nostra valvolina. Ecco qua, il risultato è che abbiamo in pochi centimetri il grande piumone. E adesso faremo la stessa operazione con il cuscino. Come potete vedere, un grande spazio risparmiato. Adesso il nostro cuscino può essere riposto nella scatola che ho montato prima. Ed eccolo qua. Qui inserirò tutti i miei cuscini degli ospiti. E adesso aprirò il mio letto per sistemare tutte le scatole al suo interno. E mi raccomando, attaccate le etichette sulle scatole con il nome della biancheria che avete inserito all'interno. Ed eccoci arrivati al termine. Abbiamo inserito le scatole all'interno del contenitore del letto e sono sistemate in maniera tale da trovare subito a colpo d'occhio tutto. Mi raccomando di sistemare le vostre scatole con le cerniere vicino al bordo in modo che sarà molto più pratico e veloce aprirle. Io ho messo nella parte in fondo che è più scomoda da raggiungere i piumini che abbiamo aspirato. In questo caso ne ho messo uno, ma possono essere molteplici da inserire uno sopra l'altro. Ho messo la scatola delle cose varie, tutto ciò che è poco catalogabile, come possono essere tende, asciugamani da mare. Dopodiché ho messo i miei cuscini che mi piace utilizzare magari se arrivano ospiti. Qui le borse, perché spesso sistemo anche alcune borse che non sono di stagione
stagione piatte, sistemate bene con le loro custodie all'interno di queste scatole sotto il letto, e poi i vestiti estivi e invernali a seconda della stagionalità. Non consiglio mai di sistemare sotto i vostri letti, di qualsiasi tipo di letto si tratti, le valigie, perché ritengo che sia poco igienico, perché arrivano da fuori, per cui secondo me sotto il nostro letto per igiene mettere soltanto la nostra biancheria, i nostri indumenti, però ovviamente ognuno può fare come preferisce. Bene, il nostro letto a cassettone è pronto e io vi lascio quello che chiamo il consiglio vintage, cioè i consigli delle donne di una volta. Guardate cosa ho scoperto per voi tra i consigli della nonna. Ecco un consiglio per pulire, smacchiare ed igienizzare i cuscini. Aggiungete al lavaggio in lavatrice mezza tazza di bicarbonato. Abbiate cura di riporla nella parte sottostante del cestello. Invece, nello scomparto dell'ammorbidente, mettete dell'aceto bianco, sempre mezza tazza. Poi procedete con un lavaggio delicato. Se potete, lasciate asciugare al sole e vedrete che i vostri cuscini avranno una nuova vita. E adesso che sotto il vostro letto è tutto in ordine, vedrete come vi sarà utile. Mi raccomando, mandatemi le vostre foto, aspetto sempre le vostre mail. A proposito, mi scrive Marta da Udine. Ho ereditato diversi pezzi di biancheria da letto da mia madre. Alcune federe sono solitarie e non hanno un completo lenzuola. E a me non piace non abbinare le fantasie. E farne stracci mi dispiace. Come posso riutilizzarle? Allora Marta, il mio consiglio, perché è accaduto anche a me tante volte di avere delle federe che avanzavano perché semplicemente le lenzuola si erano macchiate o rovinate e ho dovuto anch'io farne stracci. In questo caso ti consiglio di utilizzarle come porta asciugamani per gli ospiti, per cui fai un completo di asciugamani per gli ospiti e lo inserisci all'interno e lo chiudi molto bene, magari un giorno vi farò vedere, e così ce l'avrai lì a disposizione, magari chiuso con un bel fiocco. Oppure potrai riporre al suo interno altre lenzuola, per cui un set di lenzuola degli ospiti oppure un set per settimana, insomma si possono riutilizzare perché sono dei veri sacchi e in una chiusura diciamo a portafoglio dove inserisci il lembo internamente hai anche un'ottima chiusura per non far entrare la polvere. Questo è il mio consiglio, per cui non ne fare stracci, riutilizzali perché a volte possono essere un articolo molto interessante da mettere all'interno dei nostri cassetti. Bene, è arrivato il momento che a me piace tantissimo, quello di togliere il nostro post-it contenitore letto da sistemare. Fatto. Bene, vi aspetto per organizzare insieme una casa a nostra misura, cioè una casa in forma. A presto!